Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel brevissimo video di oggi andiamo a vedere insieme il funzionamento dell'applicazione di Liquidus Finance che è stata rilasciata pochi giorni fa. Se non conoscete che cos'è Liquidus Finance, vi lascerò a fine di questo contenuto la recensione che ho pubblicato mercoledì scorso. Mi raccomando, prima di utilizzare un'applicazione di questo tipo dovete conoscere i rischi annessi, non solo guadagni. Liquidus Finance è un'applicazione che vi permette di andare a detenere dei token e andare a farmare dei token con una selezione di pool già abbastanza ampia all'interno dell'applicazione. È un'applicazione cross-chain, supporta Binance Smart Chain, Polygon, Ethereum e Cronos Chain. I rischi annessi sono prima di tutto il rischio relativo all'applicazione stessa, che può essere hackerata, potrebbe avere un bug. Il secondo rischio è quello di utilizzare la DeFi e il farming. L'applicazione è un aggregatore di pool, quindi noi utilizziamo questo servizio, andiamo a mettere in farming un token che verrà inserito in un pool di un'applicazione esterna, come ad esempio Bswap o tante altre farming. Quindi c'è anche il rischio, quando andiamo a inserire i fondi in questa pool, il rischio annesso direttamente alla pool dove stiamo andando a inserirlo, che non è l'applicazione stessa. In quel caso lì li stiamo traslando con un semplice click verso un fornitore esterno, che può essere ad esempio anch'esso hackerato. E quindi i rischi si vanno a moltiplicare. Quindi se non conoscete i rischi della DeFi, vi invito a cliccare nella playlist corso criptovalute e blockchain che trovate sul mio canale e andare a vedere i video dedicati ai rischi della DeFi. Avvia l'applicazione appena scaricata e possiamo andare a importare un wallet preesistente andando a inserire le nostre mnemonic seed phrase, oppure andare a creare un portafoglio da zero utilizzando il wallet dell'applicazione. Supponiamo di andare a creare un nuovo wallet, clicchiamo su Create Wallet, confermiamo il backup, andiamo a copiare le nostre parole segrete che successivamente andremo a inserire come verifica per la creazione del portafoglio. Andiamo a leggere la privacy policy, i termini del servizio e il risk disclaimer, accettiamo e andiamo poi volendo a inserire la nostra email per restare aggiornato sulle novità riguardanti Liquidus Finance, ma questa opzione si può anche skippare. Successivamente andiamo a inserire un PIN code, andiamo a riconfermare il nostro PIN e ci troveremo nella home page dell'applicazione di Liquidus, dove troviamo l'account, la rete su cui siamo, in questo caso BNB, il nostro saldo, la possibilità di inviare e ricevere criptovalute, token, vedere la nostra cronologia e tutti gli asset attualmente disponibili e andare anche a mettere in ordine per market cap o in ordine alfabetico. Cliccando sul menu a tendina abbiamo il nostro account e possiamo anche crearne altri, il nostro livello. Partiamo dal bronzo, in base all'holding del token leak possiamo ovviamente cambiare il nostro livello. È possibile anche partecipare a un airdrop. Lo step 1 è usare Liquidus per i primi 4 mesi, dopodiché bisogna avere il livello Silver Tier Stake con 1000 leak in farm e avere nel portafoglio oltre $2000. Sempre tornando indietro possiamo andare ad aggiungere un network personalizzato, esattamente come facciamo con MetaMask, un wallet non custodial. Possiamo andare ad aggiungere un token personalizzato, sempre come facciamo con i wallet non custodial, andare a modificare l'ordine dei token visualizzati, andare a inserire i contatti, andare a abilitare il riconoscimento facciale, rivedere la nostra fase segreta per eventualmente backupparla se non l'abbiamo fatto precedentemente, cambiare tutte le impostazioni come il PIN code, unirci alla community, andare a leggere le documentazioni relativi a Liquidus. Vi ricordo che attualmente in questa applicazione non è possibile acquistare criptovalute con euro e vendere criptovalute con euro, quindi bisogna effettuare gli swap utilizzando un token di base come ad esempio USDT, BNB e così via. Dobbiamo fare i classici swap. Come visto prima possiamo andare a selezionare il network tra Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon e Cronos Chain. E con i tastini più sotto possiamo andare a vedere le impostazioni per quanto riguarda lo yield farming, liquidity pool e andare a vedere
il nostro holding all'interno per l'appunto dello farming o del liquidity. Lo yield scanner deve essere ancora implementato, che è una funzione tra le più interessanti all'interno di questo progetto, che permette di andare a scansionare il nostro portafoglio manualmente con l'intelligenza artificiale per andare a vedere quali sono le pool più interessanti per quanto riguarda gli interessi e sicurezza. Nella schermata successiva possiamo andare a effettuare gli swap con i token presenti nel nostro portafoglio, andando anche a settare il gas price basso, medio, alto e lo slippage tolerance. Prossima schermata per chi ama farmare e dare liquidità, con assumendosi anche i rischi annessi, e la possibilità per l'appunto di andare a fare farming di single token oppure di coppia di token. Mi raccomando, questa operazione può essere altamente rischiosa, quindi se non conoscete i rischi della DeFi, mi raccomando, informatemi prima di utilizzare un servizio del genere. Vi invito, qualora fosse interessata a questa applicazione, di collegarvi su Liquidus Finance e andare a leggere tutte le varie documentazioni, comprese quelle derivanti al team. Andate a verificare la veridicità delle informazioni del team che compone lo staff dietro a Liquidus Finance, che vi ricordo che è una società regolamentata solamente negli Emirati Arabi per il momento. Il token nativo del protocollo, il token leak, è il token che serve per il pagamento delle fee ed è un token governance, quindi anche per le transazioni di swap all'interno dell'applicazione serve il token leak. Il token avrà una supply massima di 100 milioni di unità ed è disponibile andando a cliccare su token contract, Binance Smart Chain, Ethereum Chain, Cronos Chain, Polygon Matic Chain, e qua potete visualizzare i contratti. Potete andare anche a controllare e verificare gli audit. Attualmente hanno superato 4 audit di società esterne: Aken, Certic, TechRate e Solid Proof. In fondo dalla home page potete andare a collegarvi sulle community Telegram, Twitter, Medium, lasciare la vostra email per essere informati sulle novità e andare a leggere altre documentazioni interessanti come termini e condizioni e termini d'uso. Perfetto, siamo arrivati alla fine di questo brevissimo video dimostrativo dell'applicazione. Mi raccomando, non sentitevi il dovere di usare questa applicazione perché ve l'ho fatta vedere in un video. Tenete conto che è un video educativo, conoscitivo, che vi fa vedere che c'è anche una possibilità del genere. È un'applicazione sì semplice da utilizzare, ma come ho detto più volte presenta anche dei rischi, soprattutto a chi non conosce davvero la DeFi e rischierebbe di perdere parecchi fondi. Quindi mi raccomando, fate le dovute ricerche, fate i dovuti studi prima di utilizzare questo o altri servizi inerenti alla DeFi. Noi ci vediamo presto. Ciao a tutti!